Buongiorno amici di Giallo Zafferano, che piacere trovarvi a quest'ora. Sono le 11 del mattino, quindi stiamo arrivando piano piano all'ora del pranzo e ovviamente abbiamo deciso di bussare alle vostre porte per consigliarvi qualche ricetta del giorno. Oggi sono molto proprio emozionato di questa novità che abbiamo lanciato su Giallo Zafferano perché abbiamo aperto le nostre porte alle nostre blogger, ai nostri blogger. È una piattaforma molto grande e ci sono tantissime persone che scrivono quotidianamente nei loro blog tantissime ricette e oggi ospitiamo una tra le top blogger, una tra le più importanti, tra le più conosciute e si chiama Vanessa. Vediamo un attimo se c'è in collegamento. Eccola qui. Ciao Vanessa! Ciao a tutti gli amici di GZ, ciao e benvenuti Come nella mia stai? cucina, nella cucina di Vane. Casa tua intanto, grazie. Come stai? Tutto bene, grazie, un po' emozionata, però felice di essere qui e Vai, oggi mi fai da io tutto adesso, quindi mi raccomando. io ti conosco da tanto tempo e il tuo accento però so benissimo da dove si sente, da dove viene, ecco. Ce lo vuoi dire tu? Eh sì, da Roma, Da romana di Roma. Roma, che dici, no? Da Roma. E oggi Visto che ti siamo voglio dire. ormai prossimi all'ora del pranzo, una romana di Roma come te, che ci deve preparare oggi? Te lo dico proprio romanaccio, dai. Facciamo i tonnarelli a cacio e pepe, Oh. ok? Tonnarelli, Bellissimo, cacio e pepe. Perché poi la grande. ricetta deve essere tutta bene, quindi ho preso proprio la pasta indicata. Ricordiamo che questa ricetta poi la possiamo trovare sul blog di Vanessa. Vane, dillo tu come si chiama il tuo blog? La cucina di pane. Perfetto, allora accendiamo i fornelli e vediamo come si preparano questi meravigliosi tonnarelli di Vanessa. Tonnarelli, perfetto. Allora, intanto prima accendiamo qui la piastra. Allora, intanto vi dico anche un po' di cosine. Allora, intanto Giovanni, sai che Tornarelli già dice la parola se cacio e pepe, sono due ingredienti, non andiamo a utilizzare chissà quanti ingredienti per questa ricetta. Gli ingredienti per il condimento sono due, quindi abbiamo il cacio che è il pecorino romano top, mi raccomando, prendiamo quello buono, meglio stagionatura, ma anche meglio, perché appunto quando lo grattugiamo rimane un po' asciutto, e poi la pasta, che deve essere appunto il tonnarello, ma soprattutto è importante il pepe, che lo utilizziamo in grani, non lo andiamo a frantumare, diciamo, a rendere in polvere con il macino, no, lo schiacciamo con un mortaio possibilmente, se non abbiamo il mortaio fate un fatti mettete il pepe su un tagliere, schiacciatelo con una padellina, diciamo, trovate il modo, perché in questo modo andiamo a rendere la cacio e pepe proprio buona, gli diamo proprio l'aroma, il profumo che serve, quindi mi raccomando, buon pecorino romano, il pepe deve essere buono, sono due ingredienti, quindi vanno utilizzati proprio di alta qualità, devono essere i migliori. La pasta, io appunto ho scelto di farla proprio con la classica pasta romana di questa ricetta che è il tonnarello. Vedete, questa è nel formato di pasta fresca ed è simile a uno spaghetto alla chitarra alla fine. Quindi se non trovate il tonnarello, perché questa è una pasta tipica di qua, di queste zone, si può utilizzare lo spaghetto alla chitarra, che comunque rimane così quadrato come questo e possibilmente trafilata al brodo, perché la pasta quando è un po' ruvida aggrappa meglio il condimento, in questo caso essendo una crema va ad aggrapparsi meglio. Allora io direi di iniziare e iniziamo, io la preparo così la cacio e pepe, perché ci sono due metodi, uno è più semplice, questo diciamo è quello che dicono che è un po' più complicato, ma sinceramente io lo trovo semplicissimo e dà un migliore risultato per la viscera delle ricette, perché andiamo proprio a sprigionare tutti i sapori, il condimento, e andiamo a risottare la pasta proprio nella frittura, quindi uscirà fuori l'amido, si formerà già una prima crema con l'amido della pasta e terminiamo la cottura anche con nel pepe, che appunto adesso iniziamo a tostare. Allora, prima di tutto metterò, questi sono circa, io adesso farò mezza dose di pasta, la faccio tutta, se no mi trovo un po' in difficoltà anche da mangiare diretta. Quindi faccio mezza dose, questi 250 grammi di tonnarelli. Sto utilizzando un cucchiaio abbondante di pepe nero in grani che vado a mettere nel mio mortaio
Adesso Nel piaccio. frattempo che tu inizi a macinare il pepe, perché mi piace tantissimo questa cosa e trovo molto utile utilizzare proprio il pepe in grani anziché quello già macinato, Sì. perché conserva meglio i profumi. Volevo salutare tutti gli amici di Roma, i tuoi compaesani che ci stanno scrivendo, che belli. Fateci sapere anche voi se utilizzate i tonnarelli, i spaghetti come dicevi alla chitarra, oppure se mi permettete do io una mia personalissima variante che apprezzo tantissimo, quella con i rigatoni. Tu Vane, che ne I pensi di rigatoni rigatoni? o le mezze maniche. Come? Anche le mezze maniche vanno bene. Mezze maniche e rigatoni vanno bene, quindi possiamo Sì, dare come sì. variante. Ah, ok, fantastico. Allora, io ecco, l'ho schiacciato. Schiacciando per bene che mi messo parecchio. Bello Senti, ma croccante. se per esempio non avessi il mortaio, secondo te come potrei fare per schiacciare i Va bene pepe? anche sul piano, metti su un tagliere con un batticarne, guarda, io tante volte lo faccio, anche con il sotto della macchinetta del caffè, vado e fatto. Cioè, sono ingegnosa, tante volte in cucina non abbiamo. Quindi dobbiamo con un batticarne, oppure se avete una pentolina bella resistente, battete con quello, cioè, non vi fermate davanti, se manca qualcosa, no? Si tira Bravo, fuori bravo. una pietra. Ecco qui, allora, Fammi io l'ho vedere. spezzato, lascio anche un po' di pepe in grani, perché poi è bello anche da vedere quando vado a mettere la pasta, no? Quando la vado a portare in tavola. Eccolo qui, adesso ne metto, un pochino lo lascio da parte, non lo metto a tostare, perché in questo modo la vado poi appunto quando metto la pasta nel piatto vado a terminare un po' la decorazione con il pepe. Tostiamo il pepe perché? Perché in questo modo andiamo a far uscire tutte le proprietà migliori del pepe, quindi il profumo, l'aroma, il sapore. Senti che profumo. No, Eh, vabbè. No, come l'ho senti, buttato nella padella, c'è una roba pazzesca. Allora, qui dovete stare attenti, mi raccomando, dobbiamo stare attenti perché il pepe non deve bruciare, altrimenti ci eh, troviamo la ricetta, quindi deve tostare. Quindi lo giriamo spesso, potete anche rimuovere la padella. Tanto io ho riacceso l'acqua che avevo messo prima, sta bollendo. Quindi nel frattempo che faccio? nel Butto il frattempo io pepe. saluto anche gli amici dalla Francia, dalla Russia che ci stanno scrivendo, insomma sono Beh. tantissimi anche dall'Europa, sono tantissimi e stanno apprezzando tantissimo anche le varietà di pasta che abbiamo suggerito e sembra dagli primi vabbè lo dico domani, che praticamente rigatoni stanno vincendo, aspetta forse ce n'è arrivata anche un'altra, rigatoni e spaghettoni, attenzione. Spaghettoni, sì, che poi alla fine anche appunto spaghettoni che ricorda molto il spaghetto alla chitarra, però io direi, io mi provate con i tonnarelli, perché con la pasta fresca è tutta un'altra cosa. Allora guarda Giovanni, sta bollendo l'acqua, io metto i tonnarelli a cuocere, non metto il sale, perché c'è comunque il condimento del pecorino romano che è molto saporito, quindi evito, altrimenti andiamo a rendere il piatto troppo salato e non si sentirebbero bene i gusti appunto del pecorino e quelli del pepe. Quindi vado a mettere, questi cuociono in 8 minuti. Io però che faccio? Non li cuocio per 8 minuti, no? Li cuocio di meno perché appunto, come ho detto prima, vado a finire la cottura del pepe e della pasta nella padella. Quindi imposto 4 minuti, regolo. Allora, Ecco, questa è metto. una bellissima idea, quella di mettere il timer del forno, perché tante volte Sì, magari uno si dimentica la sveglietta. Io, per esempio, utilizzo molto spesso il cellulare, metto su la sì, ho sveglia, chiedo. chiesto, oggi sono più precisa. Allora, qui la pasta fresca, quindi la cuocio a metà tempo. Però se avete una pasta secca, la scolate, la levate dall'acqua, non serve nemmeno scolarla, basta levarla con una pinza, in questo caso 3 minuti prima, e terminiamo la cottura qui. Adesso che faccio? Il pepe sta a posto. Giovanni c'ha un profumo pazzesco, cioè pazzesco, buonissimo. Tra l'altro io La adoro pasta che tantissimo invece il inizia pepe, a ma gli cuocere, aspetti che più di più. io adesso tra poco inizio a prendermi un po' di acqua di cottura della pasta, me la vado a mettere qui, questo padellino, questo, no? E me la tengo da parte. Un po' la metterò nella padella e comunque quindi andrò a mettere quindi l'acqua nel pepe, quello l'ho tostato. Un po' di pepe ricordo che me lo sono messo da parte, perché dopo quando andrò a piattare il piatto lo metterò sopra. E niente, adesso tiro qui, nel frattempo iniziamo a mettere un pochino di acqua di cottura
della padella. Non so se Giovanni mi sente. Per uscire. Vediamo se Giovanni mi sente. Della linea. Bene, rieccomi. Poi rieccoci, io non so che è passato in onda, non ci ho capito niente, comunque ho continuato a cucinare. Allora, se ci Giovanni, rispieghi un ci attimino velocemente quello che hai fatto, così recuperiamo un attimino di questo problemino che abbiamo avuto. Che cosa hai fatto? Allora, nel frattempo sto cucinando. Allora, ho aggiunto l'acqua di cottura della pasta, un bel mestolo, qui nella padella. Adesso che appunto avevo detto che avevo levato l'acqua di cottura, ne metto un altro poco perché comunque mi servirà per dopo per fare la cremina, quindi ne levo un po'. La pasta è cotta, cioè sono passati 4 minuti che mi servivo, sta suonando il timer, quindi adesso levo la pasta. Allora, leviamo la pasta, qui la padella, qui abbasso. Allora, intanto La faccio pasta io non un la brevissimo recap di mescola. tutto quello che è successo. Allora, Vanessa ha tostato il pepe macinato all'interno di un mortaio, come ci suggerivate anche voi, con una bottiglia di vetro, con un pestacarne, quello che preferite, insomma, l'importante è macinarlo. Una parte lo mettete da parte, e un'altra invece la mettete a tostare in padella. Nel frattempo lessate la Giovanni, pasta. Abbiamo utilizzato, sì, vado a levare i tonnarelli, li vai, levo vai. dalla pentola e li vado a trasferire nella padella. Tu ho già messo un mestolo abbondante di acqua di cottura la pasta. Poi se l'acqua non si dovesse tirare tutta, la leviamo, non vi preoccupate. Allora, qui. Quindi continuiamo la cottura qui nella padella, dove c'era anche il pepe, quindi nel frattempo l'acqua ha assorbito anche il sapore del pepe, quindi questa è la bellezza di andare a cuocere la pasta, sono una nuvola di fumo, non mi vedete più. Ecco qui, purtroppo sto cucinando da questa parte che c'è il tavolo, ma c'è la gatta che spira, quindi va bene, dai.
Beh, questo apre i Poi pori mi segnali di più. alla pelle, lo possiamo consigliare, quindi va benissimo. No. Vabbè. Allora, quindi continuiamo la cottura della pasta qui. Io comunque mi ero tenuta da parte un pochino di acqua di cottura della pasta qui nel pentolino. Continuiamo qui la cottura della pasta, girandola spesso. In questo modo, in questo modo andiamo a far uscire fuori l'amido della pasta e quindi già la pasta crea di per sé una cremina. Sto inventando. Allora, Oggi siamo ricordiamo che così allenati, la nebbia naturale. infatti, Vanessa sta utilizzando dei È tonnarelli che vero, sono hai visto? Oh, questa è una cosa un po' nuova oggi. Allora, intanto allora, metto il Vanessa sta utilizzando i tonnarelli fatti freschi, quindi pasta di semola fresca, non è pasta all'uovo, vero Vanessa? Me lo confermi? No, no, questo è pasta all'uovo. Ah, è pasta all'uovo, ok. Pensavo fossero i tonnarelli All'uovo, freschi. sì, sì, i fornelli sono diciamo, simili allo spaghetto alla chitarra. Sono pasta all'uovo, questo è pasta all'uovo. Allora, vedete che si sta formando questa cremina? Fatto questo, mi dispiace che c'è il fumo. Purtroppo io Non ti accenderei anche la preoccupare, cappa, ma comunque ti vediamo sto benissimo, vai facendo. tranquillo. Mi vedete bene? Io vedo una nuvola Benissimo. di fumo. Allora, continua la cottura della pasta, che qua si cotta. Alzo anche un pochino la temperatura del calore sotto, così si ritira un pochino. Poi tra poco andiamo a mettere un altro pochino di acqua, se dovesse servire, ma ci regoliamo, mentre cuociamo la pasta, in base all'acqua che abbiamo qui, ci regoliamo perché poi dobbiamo andare a fare la cremina con il pecorino romano. Mi raccomando, il pecorino romano, non comprate quello in busta, perché non è pecorino romano DOP al 100%, ma è mischiato sicuramente anche con altri formaggi. Quello che se dite non mi va di grattugiarlo perché non vi va di grattugiarlo, ve lo fate grattugiare e poi andate a comprare il pecorino, in modo tale che utilizzate proprio il pecorino romano, perché altri formaggi qui vanno comunque a rovinare la ricetta. Se volete potete sostituire 50 grammi di pecorino romano con 50 grammi di parmigiano, però cioè, la ricetta originale non lo prevede, quindi non fate. Cioè, giusto se proprio non vi piace troppo il sapore forte del pecorino. Allora, io assaggio nel frattempo il tonnarello per sapere come è. Se questo a me piace la pasta un po' al dente, non mi piace la scena, deve essere un po' al dente. E dove ci siamo, eh? Questi sono i momenti Perfetto. più belli perché quando Quindi c'è una assaggiamo, cremina perché fame. meravigliosa che si è fatta, è anche bella, si sente proprio il sapore del pepe, meravigliosa. Si è fatta una cremina anche un po' del colore del pepe ha preso, non è proprio bianca. Non so se si vede bene, Giovanni, vede? Sì, 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 si vede bene, bene. Vede bene? Sono immersa in una nuvola di fumo. Quindi adesso aggiungo un pochino di acqua di cottura della pasta, ma proprio poca, perché comunque vedete ancora ce l'ho qui. Un pochino di acqua di cottura della pasta, poca. Spengo, si spenge, si leva dal fuoco la padella, che così abbiamo, e mi organizzo bene, da questo andiamo, perché se no si va a tagliare il pecorino, andiamo a metterlo Sì, nella padella. questo è un suggerimento molto Quindi vedete, importante sono per quelli che ci preoccupati. stanno seguendo. Quando facciamo questa operazione di versare il formaggio, che poi verrà diluito un pochino, è importante non tenere il calore vicino proprio al formaggio, altrimenti va a cagliare, quindi si Bravo. straccia. Allora, io vado a versare quindi il mio bel pecorino all'interno del tonnarello e inizio a girare. Si vede bene, Giovanni? Riesci a tirare un po' la padella verso di te, così vediamo ancora meglio? Così? Perfetto, Va grande. bene? Vai, vai, Ecco, perfetto. stiamo bene. Così va bene? Ho avvicinato. Ottimo. Adesso continuiamo a girare. Guardate, si sta facendo una cremina bellissima. Poi questa mano a mano che si prende un pochino si va ad asciugare. Quindi non abbiate paura a farla troppo, che comunque poi è una crema di formaggio. Allora, eccola qui. Io l'ho messo anche parecchio. A me poi, a meno che si vada a asciugare, si va a freddare il tonnarello, va ad asciugarsi anche la crema.
Adesso io che faccio? Ve lo metto bene qui nel piatto. Allora, aspettate che prendo una forchetta. Quindi diciamo che l'acqua è un ingrediente QB in questa preparazione perché andiamo un pochino a occhio, a sentimento, no? Quando vediamo che si sta asciugando troppo, ne aggiungiamo ancora un pochino per regolare la consistenza. Bene, giusto? Ecco qui, domani. Poi adesso continuo a mantecare, comunque il segreto è continuare a mantecare bene, Eccola qui, continuiamo a mantecarla. Guardate che bella crema, si vede? Si caspita vede? se si vede. Adesso io che faccio? La devo mettere nel piatto in modo tale che andiamo anche a mettere sopra l'altro piatto. Che ve la piatto per bene, Tu stai facendo giustamente l'impiattamento, io sto leggendo i commenti, hanno tutti quanti fame quanto me, ragazzi, che fame, vorremmo essere tutti quanti a casa tua per mangiare adesso. Io vi vedrei tutti molto volentieri, molto volentieri. Allora, guarda che spettacolo, io adesso si sta freddando poi la crema, si va ad addensare sempre di più. Eccola qui. E adesso la faccio vedere. Ci proviamo anche perché adesso è andato via tutto quel vapore che neanche vedete bene, devo dire la verità. Ho cucinato in una nuvola di fumo. Allora, eccola qui, ma che spettacolo. Ci riesci a far vedere la versata della crema sulla pasta? Sollevando un po' il piatto. Allora, sì, sì. Aspetta che levo la padella. Aspetta che la si vede? Giovanni, devo sollevarla? Io non... Vai, facci vedere, vai. Ah, mamma mia. Cioè, ecco qua la bellezza proprio di questo piatto che è cremoso. A Napoli diciamo che è sciugliarino. Esatto, è proprio super quell'aspetto. bollente, se già volentieri, ma ho paura di suonarmi. Adesso la faccio freddare un pochino e poi l'assaggio. Allora, facciamo così. Io ripeto un attimino gli ingredienti mentre si raffredda un attimino e vediamo come si preparano questi tonnarelli cacio e pepe. Allora, cosa ci servono? 500 grammi di tonnarelli freschi, 250 grammi di pecorino romano DOP, mi raccomando, quello da grattugiare, diceva Vanessa giustamente, pepe nero in grani da schiacciare nel mortaio o se avete il batticarne o anche una bottiglia di vetro come ci suggerivano e poi acqua di cottura della pasta, estremamente importante perché è ricca di amido e senza sale, come diceva, perché Vanessa giustamente ci suggerisce di non aggiungere altro sale, visto che il pecorino romano ha comunque una certa stagionatura ed è bello sapidino. Quindi prepariamo insieme questo piatto e vediamo. Vane, che dici, mo? Si può assaggiare? Guarda, adesso assaggio, ho girato, ho mantecato ancora un pochino la pasta perché se vede continuarla a mantecare un pochino, perché io ho messo tanto pecorino e quindi c'è tanta crema, che questa è la crema per condire ancora più pasta. Io l'assaggio perché, vabbè, sarà ancora sono, dai, sono le 11:30, ci sta, dai, ci sta. L'assaggio, vado, faccio la prova del Aspetta che scivola, per quanto è bella cremosa. Qui, Ragazzi. Niente, io adesso appena finita la diretta mi la mangio perché è venuta buonissima. È venuta buonissima. Devo un po' più grande perché... Guarda la cremosità, Giovanni. Si vede? Sì, si vede. Vane, a proposito, ci spieghi meglio allora questa questione dell'acqua? Perché tutti quanti ci stanno chiedendo proprio questo segreto che ci hai insegnato. Allora, come ho detto all'inizio, la cacio e pepe si può preparare in 2 metodi. Questo è uno. Di solito dicono che quello è un po' complicato perché la pasta va risottata, però secondo me è anche quello che dà la riuscita migliore del piatto. Già facciamo una cremina con la pasta, no? Quando tira fuori l'amido, che già lì è buonissima, anche se fai uno spaghetto aglio e peperoncino, quando vai risotta la pasta è quello il segreto, no? E in questo caso quindi andiamo a fare già una cremina con la pasta, poi andiamo ad aggiungere un altro pochino di acqua se occorre, altrimenti no, io vedo che c'è l'acqua abbastanza,
Quindi io ho aggiunto il pecorino perché deve fare la crema l'acqua e il pecorino, però mi raccomando, è importante levare la padella dal fuoco, perché se è alta la temperatura poi il pecorino va a cambiare, quindi leviamolo, ok? Quell'altro metodo è molto più semplice perché andiamo a cuocere la pasta a parte, quando è pronta la scogliamo, la andiamo a condire direttamente con la crema di pecorino che abbiamo fatto con il pecorino sempre grattugiato, messo in una ciotola con l'acqua sempre della cottura della pasta. Quindi abbiamo fatto la crema a parte, non nella pasta, non mentre cuoce la pasta. Quindi è un condimento a parte, però capisci da me che poi mettere la pasta risottata, il condimento che si unisce già alla cremina della pasta, cioè è un'altra cosa, viene meglio il piatto, dai. È un passaggio, comunque non è difficile, l'avete visto? Quante volte poi risottiamo la pasta, anche per fare la pasta al pomodoro, tante volte la cottura è la pasta di fagiolami che c'è più sapore. E quindi anche qui, poi ripeto, abbiamo poi ingredienti, questi ingredienti facciamoli tirare fuori il loro sapore, cioè sfruttiamoli al meglio, capito? Abbiamo soltanto il cacio e il pepe, quindi sfruttiamo meglio questi ingredienti. Ripeto, mi raccomando, ingredienti di prima qualità, perché la ricetta è semplicissima, però essendo semplicissima e povera di ingredienti, perché ne ha solo due, è anche molto insidiosa, perché se non andiamo a fare per bene le ricette, utilizzare ingredienti di buona qualità, anzi di ottima qualità, la ricetta non viene. Quindi magari rischiamo di fare una cacio e pepe che non sa di cacio di pepe, ma un semplice spaghetto che sta finita. Quindi bisogna farla per bene e dà tanta soddisfazione quando viene bene. Io ti ringrazio per averci fatto venire fame, per averci svelato tutti i segreti per preparare i tonnarelli cacio e pepe come si fanno a Roma. Grazie mille. E ti Spettacolo, Giovanni! Vai, vai, un altro assaggio, vai. Dai, questo adesso no, ti vorrò vedere adesso che sono andata per bene la crema, guarda che è bella che piatto. Dai, sì. Va Dai, va bene. Grazie. Va buono, Giovanni. Allora, io vi ringrazio perché sono stata davvero bene oggi qui con voi, mi ha fatto molto piacere, poi con gli accompagnatori noi già ci conoscevamo e quindi davvero grazie, grazie. 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 Okay. Bene, amici di Verano, io vi ricordo che oggi abbiamo cucinato con Vanessa, andate a sbirciare un pochino sul suo blog, La Cucina di Vane, lo trovate sempre su Giallo Zafferano. Mando un abbraccio a Vanessa e a tutti quanti voi, buon pranzo!